Bentornati nella soffitta di Pippo, il nostro piccolo rifugio polveroso dove le emozioni profumano di celluloide, lustrini e calze adoreggenti. Oggi apriamo un cassetto che profuma di benzina, rossetto e sudore, perché si viaggia su ruote pesanti con un cult tutto italiano del 1982, Delitto sull'autostrada, uno di quei film che forse oggi fanno sorridere, ma che all'epoca ci tenevano incollati davanti alla TV o in terza fila al cinema, col cuore che batteva per l'azione e per una certa cantante dagli occhi profondi. Sì, proprio lei, Viola Valentino. Ragazzi, se siete cresciuti negli anni '80, quella donna vi ha sicuramente fatto girare la testa almeno una volta. E qui, in questo film, è al massimo del suo splendore. Ma andiamo con ordine. Nico Giraldi, alias Thomas Millian, questa volta si finge camionista per infiltrarsi in una banda che assalta i tir sull'autostrada. Ma la vera bomba, quella che fa saltare il cuore, più che i piani dei criminali, è l'incontro con Anna Danti, giovane cantante dall'anima fragile e dal sorriso luminoso, interpretata da Viola. E qui mi fermo un attimo, perché la scena in cui i due ballano abbracciati con lei che appoggia la testa sul petto di lui, ecco, quella scena lì me la ricordo ancora come se fosse oggi. Da ragazzino ero diviso, volevo essere Thomas Millian, ma avrei dato tutto per essere anche solo il giubbotto di pelle di Viola. Ma torniamo alla storia. Tra camionisti sospetti, colleghi corrotti e fughe rocambolesche, Nico si lascia un po' andare. Sì, perché Anna non è solo bella, è dolce, malinconica, femminile come poche. Non è la solita donna di contorno, ha una voce che ti culla, uno sguardo che ti spoglia, ma con classe. E Nico, per la prima volta, è davvero tentato di mollare tutto. E chi lo biasima? Per me tutto quello che decidi tu va bene, basta che ci sei tu. Io stesso, lo confesso, tifavo per Anna. La moglie a casa? Sì, vabbè, brava donna, ma quando è accanto una Viola Valentino, così luminosa, così naturale, così autentica, capisco perfettamente Nico che si perde. E chi non si sarebbe perso? Viola non recita, emana luce. In ogni inquadratura sembra arrivare da un altro pianeta, uno dove la sensualità è fatta di dettagli, non di esibizione. Niente scene spinte, certo, ma quegli sguardi, quelle pause, quelle dita che accarezzano la chitarra. Lei canta sola, una ballata malinconica che è la sua firma. Tu resti lì a guardarla con la bocca semiaperta. Non era un'attrice di professione, è vero, ma chi se ne frega. Il contrasto con la rudezza di Millian funziona da Dio. E in fondo, diciamocelo, ogni eroico atto ha bisogno di una musa che lo redima. E Viola lo fa, senza alzare la voce, senza dover mostrare nulla, solo con grazia. Quando la vedi seduta nella cabina del camion, con quella luce dorata che le accarezza il viso, capisci perché negli anni '80 Viola Valentino era il sogno ad occhi aperti di una generazione intera. C'è dentro di tutto, la bellezza, la femminilità e quella malinconia che ti resta appiccicata addosso anche dopo i titoli di coda. E poi c'è lui, Bombolo, romanaccio verace, sboccato, irresistibile. Ogni volta che entra in scena lo schermo esplode di umanità e risate. E qui accanto Gabriella Giorgelli, nel ruolo della leggendaria Cinzia Bocconotti. Si chiama Bocconotti Cinzia. Come si chiama? Bocconotti Cinzia. Piacere, Bocconotti Cinzia. Piacere mio. Il nome fa ridere già da solo e lei inizialmente non voleva nemmeno accettarlo. Diceva che era troppo volgare, ma Corbucci, il regista, l'ha convinta e ha avuto ragione. Dice devi fare Cinzia Bocconotti il personaggio. Io non lo volevo fare. Non lo volevo fare perché non mi piaceva il nome. Cinzia Bocconotti non lo faccio, ma perché? Non mi piace, cambia nome, gli dicevo, se cambi nome no, non te ne pentirai, lo devi fare, te ne accorgerai cosa ti porterà a questo. E a distanza del tempo ho capito che aveva ragione. Cioè, voglio dire, io mi vergognavo a farlo, però ho fatto bene a farlo, perché oggi è un cult. Cinzia è diventata un cult assoluto, è sopra le righe, sì, ma con un'energia contagiosa.
È il tipo di donna che urla da una finestra e ti tira un cuscino in testa, ma poi ti prepara la carbonara con amore. Ed è bellissima. Ma quando è che vi sposate? Beh, ancora devo mettere le cose a posto. Devo riempire il libretto dell'Empase. Ci mancano parecchie marchette. Beh, a quello ci pensa lei. Ah, e non dimentichiamoci del momento al cinema. I camionisti che vanno a vedere le porno mazzaglie, che se ne esce con la mitica frase: c'è una che non se batte, fa gli gnocchi col culo. Andiamo al cinema Orvieto, fanno un film intitolato Le porno massaglie. C'è una che se batte, fa gli gnocchi col culo. Dai, non si può non ridere, è grezzo sì, ma oggi fa quasi tenerezza. Era un'epoca in cui si dicevano certe cose con leggerezza, senza cattiveria. C'era quella volgarità di cuore che oggi si è un po' persa. Non mancano anche le chicche, tipo la comparsata di Marina Edman, star indiscussa dei film per adulti dell'epoca, che qui appare in una scena al confessionale. Sì, avete capito bene, cinema, sesso, religione, tutto in 2 minuti, ma con quell'ironia che rende tutto innocuo, quasi surreale. E poi il finale. Inseguimento di elicottero, scazzottate da fumetto, Nico che smaschera il vero boss del traffico e salva la giornata. Tutto condito dalla colonna sonora funky di Franco Michalizzi, che ti entra in testa e non ti lascia più. E nel mezzo quella sensazione che il vero motore del film non sono i tir, ma i sentimenti, il desiderio, il dubbio, la tentazione. Perché ci riporta a un'Italia che oggi non c'è più. Un'Italia un po' ingenua, più libera, più disordinata. Un'Italia dove si poteva parlare di tradimento, desiderio e rapporti umani senza diventare pesanti. Dove anche una commedia con i camionisti riusciva a raccontare il cuore di un uomo e il fascino irresistibile di una donna che non aveva bisogno di spogliarsi per conquistarti. Ecco perché io questo film me lo riguardo sempre con piacere. Non sarà un capolavoro della cinematografia mondiale, ma è uno di quei film che ti scaldano l'anima e ti riportano indietro e che ti fanno dire quanto era bella Viola, ma bella davvero. Se questo tuffo a tutta velocità tra i ricordi vi ha fatto sorridere, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare sempre aggiornati sui nuovi viaggi tra le meraviglie del nostro passato. E nei commenti scrivetemi, vi ricordate di Delitto sull'autostrada? E quale altra diva o film cult volete riscoprire con me nella prossima puntata? Io sono Pippo e questa è la mia, anzi la nostra soffitta, dove le emozioni non passano mai di moda. Alla prossima!